Radio Station è arrivato il momento di Fireworks. Ogni martedì dalle 21:10 alle 23 la notte si illumina di rock. Michael Fontana vi farà rivivere un'atmosfera rock a 360 gradi. Fireworks, un programma tutto rock, solo su RDT Radio Station. Fireworks, e che il rock sia con voi! Buonasera amici radioascoltatori, benvenuti all'appuntamento con il grande rock di Fireworks del martedì, ogni martedì dalle 21:10 fino alle ore 23. Michael Fontana a tenervi compagnia, ad allietare le vostre orecchie con il grande rock, hard and heavy, punk, grunge, chi più ne metta, e ovviamente sempre su RDT Radio Station. L'appuntamento di quest'oggi, 24 gennaio 2023, vede come ospite di Fireworks di quest'oggi, potete già vedere, Miro Cheyenne, in diretta dal Brasile, grande rocker brasiliano Miro Cheyenne, e ritorna con noi in forma più che smagliante. Già possiamo anche vedere anche lei, Kiara Laetitia, che ringraziamo, grazie, ringraziamento speciale a Kiara Laetitia per la traduzione in tempo reale dalla lingua inglese in italiano, quindi più che internazionali. È veramente un grande piacere. Miro Cheyenne, ospite del nostro salotto virtuale di Fireworks. Ringraziamo Davide Primosi alla regia, dietro la stanza dei bottoni, e ovviamente ringraziamo voi tutti radioascoltatori di Fireworks, siete ormai tantissimi, grazie di cuore. Salutiamo gli amici pure della mia family del Luppolo il Rock, a breve avremo i nomi del festival. Ringraziamo gli amici della mia family Luppolo il Rock. Direi adesso di partire subito, immediatamente, con il disco start di Fireworks, ricordando anche siamo collegati non solo tramite streaming dal nostro sito, anche quello di RDT Radio Station, dalla pagina Facebook, social, YouTube, video, Twitch, e anche grazie agli amici siamo di New Radio Station dalla Sicilia in collegamento con loro. Quindi grazie a tutti, non ci resta che partire adesso con il disco start, la band di Miro Cheyenne, Nasty and Loaded con Cold Kiss, dopodiché seguirà l'intervista con Miro Cheyenne.
Works, solo su RDT Radio Station. Bene amici, perfettamente sintonizzati su RDT Radio Station, ed ecco qui iniziamo con l'intervista. Miro Cheyenne, welcome, e diamo il benvenuto a Kiara Laetitia. Come state? Mi auguro tutto bene, prego. First of all, hi, how are you doing? I'm fine. Thanks, Michele. Thanks, Kiara, for invitation. I'm very happy to talk with there. Yes, and with the public of the radio in Italy and the Brazil that is here for see this live and. Dice tutto bene, grazie ovviamente Michele, grazie alla radio per l'invito. È un grande piacere da parte nostra. Sì, c'è anche un aneddoto da dire. Già mi avevo contattato tempo fa Miro per l'inserimento in playlist di un loro brano, e così già avevo messo in passato, e mi aveva chiesto la possibilità di essere intervistato. Io rispondo adesso in diretta alla sua bellissima richiesta in merito alla volontà di essere intervistato da me con un aneddoto che è tratto dal film Kill Bill, dove c'è il padre di Kill Bill, c'è Uma Thurman nelle vesti di Black Mamba, che chiede dove si trovasse Kill Bill al padre, e così il padre risponde: io sono sensibile alle adulazioni. Quindi, come in questo caso, io, Michael Fontana, sono stato sensibile alle adulazioni di Miro Cheyenne, ed eccoci qua con questa bella intervista che sicuramente lo sarà. Prego. Michele was mentioning that you guys have been in touch before, like a while back for this interview, correct? Yes, and talked with me last year for an interview, and you now have this opportunity here with, for talk with the Michael and you, no? Yeah, and we finally made it happen. E dice che cos'era l'anno scorso che vi siete sentiti? Sì, o quasi addirittura 2 anni fa, e poi la cosa comunque che mi è piaciuta tanto anche la sua vaga somiglianza con Gene Simmons dei Kiss. Non chiedo di fare vedere la lingua, però mi è piaciuta anche questa, davvero rocker, proprio davvero rocker, questa vaga somiglianza alla Gene Simmons. He is asking if they ever told you that you have a resemblance with Gene Simmons. No, here in Brazil. With Gene Simmons, no. Here in Brazil, compare me with the Ozzy Osbourne, and and the Alice Cooper too. Che assomiglia di più a Ozzy Gene Simmons is new for me. Sì. In effetti nessuno l'ha mai paragonato a Gene Simmons, ma di solito gli dicono che assomiglia ad Ozzy. Allora nulla viene per caso, perché se guardate bene la mia t-shirt Black Sabbath quindi nulla viene per caso, la mia t-shirt è Black Sabbath. Ok, allora partiamo con l'intervista, però io tenevo, dato abbiamo l'ospite dal Brasile, a rendere memoria a colui che fu uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Stiamo parlando di Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Quindi tenevo anche a sottolineare questo, una trasmissione, quella di oggi, anche dedicata alla memoria del grande Pelé. Remembering the great Brazilian football player Pelé. Ok, partiamo ufficialmente. Sì. It's a great player soccer, no? Yes. That is the Santos playing the Santos in São Paulo, no? Brazil, Pelé
the example for the best player, but here have a lot of teams, and so have a best soccer for your team. My team is best soccer, best player, no? And the Pelé is the Santos, no? Sì. Sì, dice che ovviamente Pelé è riconosciuto in tutto il mondo, insomma, come un grande calciatore, ovviamente anche in Brasile. Poi loro ovviamente lo associano più a cose loro brasiliane, quindi a delle squadre. Sì. Poi adesso non mi intendo molto di calcio, forse Pelé aveva giocato in alcune squadre brasiliane, no? Sì, Poi sì, anche sì, esatto, sì. Allora passiamo adesso all'intervista vera e propria. Chiederei a Miro se Cheyenne è il suo vero cognome o se si tratta di un nome d'arte, e se lo è, come mai ha scelto di chiamarsi Cheyenne? Okay, first question is Cheyenne your real last name, or did you take this last name from somewhere, and if so, why? No. Cheyenne is a nickname. Is a artistic name that I had in the past, in 90s, a band called Cheyennes, and so like harmonies, no? And people call me Cheyenne here. Our places that I will go. Call the Cheyenne, no, and so I agree this name for my artist name. Negli anni 90 aveva una band che si chiamava Cheyenne, e quindi poi da lì si è fatto chiamare Cheyenne e ha sempre usato poi questo come nome d'arte, diciamo. Come nome d'arte, sì, verissimo. Quindi la mia curiosità è stata assolta. Una domanda, diciamo, un po' scottante adesso. Chiederei a Miro Cheyenne com'è la scena rock in Brasile. How would you define the rock metal scene in Brazil? Rock and metal scene in Brazil is hard. Because in Brazil have others rhythms like samba, funky carioca, the Anitta, no? Is like this kind of music stay in the a big communication like TV, like big radios here, but have an underground scene with a lot of quality, you know, and the web radios support us for scene for shows is little shows in a little cities, but big concerts like Rock in Rio is need to be a promoter for it, and so it's not easy to be a music, rock music, a musician of the rock in Brazil. Allora, diceva, ovviamente la situazione in Brasile per la scena rock metal in realtà poi è un po' come quella che abbiamo in Italia, cioè ovviamente è presente a livello underground, però comunque la radio, le grandi pubblicazioni, insomma, da magazine e tutto, ovviamente si occupano di samba oppure delle hit di Anitta, quindi un po' insomma versione trap o comunque insomma cose che vanno, vanno anche qua. E quindi diceva, poi ovviamente loro hanno il grande festival Rock in Rio, dove però partecipano
artisti di livello, di top livello, no? Quindi, Guns N' Roses, Iron Maiden e vari, a livello di scena underground, però ovviamente non è facile farsi strada, perché poi o hai gli appoggi di grandi promoter, altrimenti insomma un po' situazioni simili anche a quelle italiane, ma quelle di tanti paesi poi. Allora Fireworks ha l'onore, proprio tengo a precisare questo, di mettere in luce l'underground sia nazionale italiano che internazionale, e nel caso in questione, il caso specifico è quello appunto che sto facendo adesso con Miro Cheyenne, quindi teniamo alto la buona musica underground, che ce n'è di buona musica come quella brasiliana, rock brasiliano. Michele is saying that the purpose of Fireworks, of the show, is to keep the flame alive, you know, of the rock and metal underground scene worldwide. So and that's the purpose of this radio show. I'm happy with this, because it's important to promote our music in our countries, no? Like there are musicians, Italian musicians that promote music here in Brazil. So with the web and in the period pandemic that intensified this, the promoting the other countries, and bands they are in the artists of the a lot of countries, not only in Latin America, but world, no? Is amazing this. Absolutely, yes. Ma parlava un po' del potere del web, no? E quindi anche di realtà tipo web radio, comunque in generale, no? Che anche e soprattutto durante la pandemia e dopo la pandemia il fiorire anche di situazioni web che aiutano innanzitutto ad avvicinare, no? Poi i vari paesi, e anche a dar voce comunque ad artisti indipendenti o comunque underground. E di questo ovviamente è molto felice, ed è molto felice che Fireworks faccia questo, ecco, si impegni in questo. Grazie, thank you. Poiché già abbiamo parlato del fatto che culturalmente il Brasile, come anche in Italia, non è predisposto al rock come nei paesi anglosassoni e anche negli Stati Uniti, quindi come è fiorito allora in Miro Cheyenne come è fiorita questa passione per il rock? So because you mentioned, and that's the same in Italy, Brazil and Italy, for instance, are not huge, you know, for heavy metal, for rock. How did you, as a person, as a musician, get close to the rock music instead of samba, you know, or something else? Because since my teenager, since I have contact with rock, and my friends listen rock and translate rock in the school in the 80s, no? And I listened the first time that I listened rock was in the 80s. Listen the Scorpions with the Still Loving You, that I need translated in school in the class of the English. Mm-hmm. So, and it is first contact a new Motley Crue band that I am fan, no? And I didn't I don't stop with rock. And finally the 80s, I knew the coach, band of the coach, and I think I want to be like Jan Esteborg. I thought in the past I want to be like this man. I want this for my life.
to be a musician with rock. And so now we play with the heart, I think, and we put in rock in the heart. No, it's as Egyptian. It's like Egyptian. It's you think of rock all time. So if I listen samba or other rhythm, Brazilian rhythm, don't represent nothing for me, I think. Quindi diceva, ovviamente sì, no? È nato nella terra della samba, però dice a me come musica non ha mai detto nulla fino a quando era un teenager a scuola. Con i suoi compagni di scuola, con i suoi amici, traducevano dall'inglese ovviamente al portoghese le canzoni tipo degli Scorpions, no? Still of the Night, e poi Motley Crue, ma proprio lo usavano per imparare l'inglese, cioè era per lui e per i suoi amici era un modo per imparare l'inglese traducendo poi nella loro lingua quello che le canzoni dicevano, e poi da lì è un attimo, no? Si dice. Sì, un bel modo pedagogico per imparare l'inglese tramite le canzoni, quindi fantastico, veramente. Facciamo adesso la carrellata di tutta la produzione di Miro Cheyenne, sia con le sue band, tutto quello che è stato prodotto, fino ad arrivare a parlare dell'album e della sua band, che è appunto Nessun Loaded. Can you please tell us, like in short, about your discography, throughout the years, and your projects throughout the years? My discography, I began with the Cheyennes. With the Cheyennes, I recorded only a single and EP with 3 songs, but not it's a demo, no? Only. We find on the Cheyennes, I play with the Suicide Sisters. It's a band of the glam metal that I recorded two CDs. Is same name, Suicide Sisters, and the other with Dead City. I recorded in 2010 first, in 2011 the second. Ok, wait a second, I'm gonna translate and then so you can continue. Okay. Inizia a tradurre la discografia pezzo dopo pezzo, altrimenti vado in confusione. Sì. Ha iniziato con la band appunto The Cheyennes, con i quali però ha fatto insomma un demo, poi hanno prodotto un disco. E poi l'altra band che ha avuto, con la quale hanno fatto 2 dischi, sono stati i Suicide Sisters, che hanno fatto uscire un disco, uno nel 2010 e uno nel 2011. Please continue. And after Suicide Sisters, I stopped for 5 years. And I work. I will study university, other things, and 2017 I returned the scene, local scene, and a new Michael that is a best player in Last Hello, and with Michael began the band. In 2018 began the band and changed the lineup and with the lineup of the CD, and 2019 we recorded the CD, and 2020 was putting CD in the platforms, and
came the pandemic period pandemic in Brazil, and also my discography in now and now in 2022 recorded my first solo CD that with songs that have the personal things, personal ideas and other things that is not in contest of the band, and the record is the CD played best with sing and play bass. Ok, per cui diceva, poi dopo il 2010-2011 lui si è preso una pausa di 5 anni in cui in realtà si è iscritto all'università, ha studiato, ha lasciato un po' da parte la musica o quantomeno le produzioni musicali, per poi tornare appunto 5 anni dopo e sostanzialmente poi pubblicare più o meno un disco all'anno fino al 2020. Poi ovviamente nel 2020 sappiamo tutti cosa è successo, è arrivata la pandemia, anche in Brasile è arrivata la pandemia, e questo l'ha portato poi a lavorare sul suo primo disco solista, che è di recente uscita, ecco. Perfetto. A questo punto mi sembra anche doveroso parlare della line-up della band Next and Loaded, però prima vogliamo salutare gli amici che stanno scrivendo, che stanno ascoltando, quindi Giuseppe Lamberti, e quindi sono anche tanti gli amici dal Brasile, ci saluta anche Denilson Carvalho. Dei saluti dai fan del Brasile. Online. Ok, e vedo, sto notando che sono tanti, comunque stanno ascoltando, tanti radioascoltatori e tante visualizzazioni, e ringrazio formalmente tutti gli amici del Brasile. Thanks to everyone in Brazil for following this live stream and of course participating and commenting as well. Okay. Vogliamo allora sapere la line-up della band dei Next and Loaded. So what's the band's lineup? Miro Cheyenne vocal, no? Michael and bass, Leandro Sabat in drums, and in the CD, Fabrício Barba Negra in guitar, but Fabrício go the band this year, and then now have other guitarist in the band called Nasty Boy. The name nickname Nasty Boy. He gave this name. He gave this name for him. Nasty Boy is a nickname, and so he's a guitarist now with the band. Che ovviamente salutiamo. Sì, beh, ovviamente sì. non sa tradurre, nel senso che io mi sono no, ma giusto, no, è proprio, ci tenevo comunque che lui appunto avesse esposto la line-up della band, perché dato che ci seguono mi sembrava anche giusto. Però quindi continuiamo ancora con le domande in merito quando è stato pubblicato il tuo primo lavoro da solista, Breaking the Chain, e come mai hai avuto questa svolta di uscire con un album proprio da solo? What made you wanna go with a solo project, and when was that? When the idea came? And in the period, in pandemic period, have time that have practice with the band, and I write
some songs that my feelings with the pandemic period and the other things that is different of that playing band ideas that playing band. So it's my feelings. So I write, and I began to class with the bass, to play bass, and began to compose songs in the bass. And so I think I need to put in practice these ideas that I write and in the play in the bass. So I invite friends, Marco Souza, que é guitarrista, guitar, that played with me in the Cheyennes, and invite the Thiago, drummer, that playing other bands with me. So with Thiago and Marcos, we record this CD, the period of the August to November. Okay. And two songs. One song, my daughter sing back vocal, and I Need to Be a Hero, and a song called Moon Shadow. She sings with me. Mm-hmm. Allora, l'idea del solista è venuta proprio durante la pandemia, ed è venuta da lui che si è messo a scrivere delle cose sul basso, con il basso, e poi da lì queste idee sono state insomma elaborate da lui, che ha chiamato il chitarrista che era con lui nei The Cheyennes. E poi da lì hanno sviluppato una serie di idee. Tra l'altro diceva che sua figlia fa i cori in un brano, oltretutto. Bene, perfetto. L'altra mia curiosità è questa. Lui ha iniziato a suonare il basso di recente, anche perché il basso è il mio strumento preferito da ascoltare. Io non lo so suonare, però avevo intervistato anche tempo fa un artista che si era messo in tarda età a suonare il basso. Chissà, magari possa venire anche questa passione, perché a quanto pare non è mai troppo tardi la passione di imparare a suonare uno strumento. Per cui la mia curiosità è questa: come è venuta fuori questa voglia di imparare a suonare il basso, Miro? How? Because you didn't start playing bass, when you were like a little kid, but it came like later, right? How I can play bass? How? Yeah. Why? Which bass? No. No, he was asking. Okay, Michele is a huge fan of bass, and he would like to learn bass. So, how did you pick bass? And because you started playing bass like later, like how is it? My story of bass is last year. I began with the class for play bass, because in the other bands I have idea in my head. I have idea, but I don't play instrument for. Give this idea for others members of the band, and I think I needed play. I think that I need to play a instrument for a compose to with the band, not so only write the songs, and.
last year I entered in the school of the music in Brazil, here in Rio Grande, in my city, and I began to class for play bass because I think the bass is give a life for music. I think guitar is complete. Is that give the shine in the music, but the bass give the life for music. I think it's this, no? Allora, diceva, lui ha iniziato a suonare il basso l'anno scorso. Ha scelto il basso perché secondo lui il basso è la vita della musica, mentre per esempio la chitarra fa tutto bello così, ma il basso è la linfa vitale, no, della composizione musicale, e quindi lui prima le sue idee le spiegava non attraverso uno strumento, ma ovviamente spiegando insomma agli altri musicisti cosa voleva, però ha detto no, è il momento che faccia vedere anche, no, o sentire a livello musicale, e il basso appunto perché secondo lui è la linfa vitale. Si è iscritto ad una scuola di basso lì in Brasile e eccoci qua. Quindi sto imparando che veramente non è mai troppo tardi per imparare. Ottimo, grazie. Salutiamo ancora amici che stanno scrivendo, che stanno salutando dalla chat, dalla nostra video chat. Possiamo leggere chi sta scrivendo, quindi saluti anche Odair, spero di pronunciare bene, Odair Silva, Ringo HTDR, quindi ancora saluti, ancora grazie agli amici radioascoltatori dal Brasile. Proseguiamo con l'intervista. Chiedo adesso a Miro di parlare dei due brani oggetto dell'intervista. Quindi abbiamo ascoltato all'inizio il brano della sua band Nest and Loaded, Cold Kiss, e poi a fine intervista avremo modo di ascoltare dall'album solista di Miro Cheyenne, It's Written in My Eyes. Di cosa parlano questi brani? Come sono stati composti? I brani, quelli che abbiamo mandato in onda, giusto? Sì, e di quello che manderemo in onda. Ci abbiamo ascoltato già Cold Kiss. So the two tracks that you gave Michele, so one they already played and the next one you're gonna play. What can you tell about the? Oh, sorry. What can you tell? Salute. I'm so sorry. What can you tell about the lyrics? Thanks. What can you tell about those two songs? Talk about is I think as one day in this pandemic period, I was looking in the mirror, and I began to think of the past and the things that I passed. I think that the spirit and in life, the all people in world that pass for this pandemic period have this live the depressions, anxious, and the things. And each songs talk about this. Or that I look inside me. I look inside me, and I want to write about it. That when I look in the eyes of the other people, you can see the soul, the other person. No, you look in the eyes and the soul. You can see the soul. I think is a principal idea that I gave in the song. The eyes. That the eyes is
a mirror of soul. Allora, quello che diceva è che entrambi riflettono molto sicuramente il periodo in cui sono stati scritti, che è quello della pandemia, no? Il fatto che appunto arrivando la pandemia le persone, c'erano persone che morivano, c'era questa sensazione, no? Proprio che girava nell'aria, no? Di questa sensazione anche di morte. E poi anche il riflettere sul discorso del fatto che gli occhi delle persone sono veramente lo specchio dell'anima, quindi di guardare le persone con un interesse, no? Di scoprire quasi cosa c'è al di là di questo. Bello, bellissimo, bellissimo quello che afferma Miro Cheyenne nelle sue canzoni, talmente così nulla viene per caso, perché durante poi la seconda parte di Fireworks metterò un brano dei Dream Theater che prende come titolo Through the Eyes, quindi per cui attraverso gli occhi, sembra tutto fatto apposta, veramente nulla viene per caso. Allora, bene. They're gonna play like later on in the second part a song from Dream Theater. It's called Through the Eyes, so that you just mentioned about the eyes, you know, and so just finding this synchronicity, you know, that goes with what you said and what they plan as well. Cool. Well, cool. Continuiamo ancora, abbiamo ancora tempo. Chiedo a Miro Cheyenne com'è possibile ascoltare e soprattutto acquistare i tuoi lavori, i vostri lavori come band. Where can we stream, download, buy your music? And our music is the next downloaded in my solo CD, is in Spotify and Deezer, now all platforms. No, in YouTube, you can listen to our music, and I think it's in all platforms. Is Deezer, iTunes. You can buy the music in iTunes and the other. La sua musica è disponibile su tutte le piattaforme digitali, quindi da Spotify a Deezer, iTunes, YouTube, da qualsiasi parte, insomma, di tutte le piattaforme digitali si può ascoltare, basta digitare Miro Cheyenne e si trova la sua musica. Che ovviamente invito i radioascoltatori a farlo, anzi obbligo, quale undicesimo comandamento di Dio. Miro Cheyenne's work online. Sì. Salutiamo anche Maura Bastos che scrive, manda saluti, tantissimi davvero i radioascoltatori dal Brasile, per questo ringraziamo ancora Miro Cheyenne. L'ultima domanda, siamo quasi arrivati al termine. Chiederei a Miro i progetti futuri, sperando anche che ci sia possibilità di vedervi dal vivo e chissà magari anche in Europa, chissà. Future plans. With the band, we are in the compose the second CD, no? Compose the second record, and now with the next boy in the band, and we are working with the more intensive for this second CD. And playing in Brazil, shows in Brazil. For playing in Europe, is more complicated. You need a promoter, no, for with intention the put the band in circuit. The bands of the Europe, no, for us is a dream, no,
to play in Europe, in the United States, and the others in Latin America, that our countries listen our music, and with the contact, the radios that I have, And in my solo work, I will record two video clips, one for Moon Shadow with my daughter. We record this video clip this year, this month, and I have a plan for a second video clip for a Break the Chain that gave name for my EP, So in future, play with have a band for I play my solo CD, but in first time I have more intentions to play with the band, They go make concerts and play the second CD. Allora, progetti futuri sono la registrazione del secondo album, poi la registrazione dei 2 videoclip, di cui uno con sua figlia, della canzone in cui ha cantato anche sua figlia. Bello. Ovviamente delle date in Brasile, e poi il sogno sarebbe quello di venire in Europa per dei concerti anche negli Stati Uniti, insomma, però questi non sono ovviamente ancora confermati. Però lo speriamo, ce l'auguriamo di cuore. We really hope you can come to Europe. Allora, io direi adesso, anzi dico un grazie, infinitamente grazie a Miro Cheyenne, e riferisci, cara Chiara, puoi riferire che qui ci saranno sempre per Miro le porte aperte per inserire nella nostra playlist di Fireworks le future produzioni appunto sue della band, quindi le porte rimangono sempre aperte. RDT Radio is at your disposal to promote your future releases as well. It's been a pleasure. Thank you. Grazie a voi. For the space. Grazie di questo spazio. Stay here. Talk about my work. I'm very happy with it. Very happy with it. Thank you, Michael. Thank you. Grazie. Thank you, Chiara, for your time. For translate for Michael. Ovviamente I wait in the future. I'll talk Italian too. Ha detto spera la prossima volta che ci sentiamo di poter parlare italiano. Dai, chissà. Italiano. With the pandemic, I learned to speak Spanish. Why in future speak Italian too? Absolutely. Yes. For me, absolutely. When we want something, nothing is impossible, no? Exactly, of course. Niente è impossibile. Probabilmente la prossima volta imparerà italiano, dice se uno ci mette la volontà nulla è impossibile. Nulla è impossibile. Bene, allora grazie di cuore a Chiara. Immensamente grazie, veramente grazie di cuore a Chiara. Sì, e ovviamente avremo in aprile il ritorno di Chiara per un'altra intervista, però adesso il tempo stringe e non ci resta che ascoltare a volume anche sostenuto Miro Cheyenne con il brano It's Written in My Eyes. Quindi ciao Mira, ciao Chiara. More words. Thank you for Denilson, Maura, Ringo, and Odair, and the others, the bands, underground bands in Brazil, and speakers, radio speakers like Ringo that. Grazie a tutti quelli che l'hanno seguito dal Brasile. Was the first speaker that play my music was Ringo, and so thank you for presence here in the live, and thank you for Italian
Grazie all'Italia, grazie agli ascoltatori di RDT. Grazie. Allora, a presto, ascoltiamo It's Written in My Eyes, Miro Cheyenne. Ciao, grazie.